Mi vuoi un'intervista a me? Non voglio rubarti la scena in questo Bravo, hai visto argomento. che brava che è? Hai visto che brava? Dove ogni curva è una storia, ogni gara una leggenda. Questo è il Racing Pass. Accendi il motore, il viaggio inizia ora. Ciao a tutti, siamo qui con Marto Metti Antonella e Folgore Simone. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, siamo qui e siamo molto contenti di iniziare la stagione. Allora, parto subito con te. Che prospettive ci sono per questa stagione 2025 nel campo motociclistico, diciamo, rispetto a quello che è successo nel 2024? Allora, le prospettive è sempre difficile darle perché noi ogni anno ripartiamo da zero fondamentalmente, non abbiamo gli abbonati purtroppo, per cui ogni anno sei costretto a riproporti sul mercato ed è come se ripartissi da zero. Certo, consolidato quello che hai fatto l'anno prima, cercando di portare sempre progetti nuovi e quest'anno ne abbiamo veramente tanti perché sia a livello nazionale con tante classi nei campionati italiani, sia a livello giovanile che nei trofei c'è un continuo rinnovamento dell'offerta agonistica e questo ci aiuta a restare quel movimento di riferimento a livello europeo, anche a livello mondiale, che è un po' il movimento italiano, per cui dall'amatore al pilota di alto livello l'Italia è un punto di riferimento e noi dobbiamo essere un po' il collettore di tutto questo movimento. Tante novità, però sai, questo è un po' il Verona, l'inizio, il giorno zero, dopo un inverno fatto di tanti test, tante idee, adesso qui si comincia a mettere in pratica e mi sembra un buon inizio perché stamattina la fiera già alle 10 era veramente piena e quindi mi sembra che ci siano le prospettive per fare bene. Sicuramente il nostro impegno è ancora maggiore rispetto all'anno scorso, però ci proviamo. Come ogni anno si cerca di migliorare. E invece per quanto riguarda il WEC femminile, questo 2025? Ma non solo WEC, ma anche CIV femminile. Sicuramente siamo, appunto in questo weekend si lancia la stagione, i calendari. Ho visto già tantissime ragazze che hanno fatto l'anno scorso i campionati, erano tutte entusiaste anche in attesa di avere maggiori informazioni. Alcune delle ragazze che hanno partecipato in passato al WEC ho sentito che invece prenderanno altre strade come la velocità in salita, insomma c'è un bel movimento che noi dare, perché comunque ci sono tante donne che vanno in moto e si vogliono avvicinare anche all'agonismo e noi come Federazione Italiana cerchiamo di organizzare delle attività che siano anche propedeutiche. Certo. Faccio un'altra domanda a te. In campo, diciamo, mettiamola così, quali sono le iniziative del 2025 o comunque anche negli anni futuri per far riavvicinare sempre di più i ragazzi al mondo dei motori, del motorsport, perché con gli anni questa cosa è andata un po' a perdersi, ecco. Intanto dobbiamo prenderci conto che è cambiato molto il mondo intorno a noi, nel senso che noi avevamo una grande utenza stradale e da questa utenza stradale arrivavano i piloti. Ora questo numero si è notevolmente ridotto per 1000 motivi, eccetera, per cui ora noi dobbiamo pensare al motociclismo, alla sua parte agonistica, non più come la fine di un percorso di un appassionato che quindi dalla strada va a divertirsi nel motocross o in pista, ma come una disciplina sportiva, come io voglio iniziare a fare basket, calcio, volley, voglio iniziare a fare la pratica del motociclismo a livello agonistico. Per questo quello che dobbiamo fare è essere presenti sul territorio, cioè come in tutte le discipline hai la palestra vicino casa, hai la società vicino casa, hai il piccolo circolo dove iniziare a fare qualcosa, il motociclismo deve fare lo stesso, per cui non può essere il tuo battesimo al Mugello o Castiglion del Lago, ma devi avere la capacità di essere sul territorio, la piccola attività provinciale, regionale, nazionale, e poi per arrivare ai grandi palcoscenici. Allora se riusciamo a fare questo, il motociclismo ha una prospettiva. Se invece non continuiamo a pensare che dall'utenza stradale poi arriva l'utenza agonistica, secondo me è un percorso che si andrà a spegnere sempre di più. Certo. Per fare questo serve una federazione, servono le scuole sul territorio, serve parlare con le famiglie per dirgli che anche il motociclismo si può fare
in sicurezza, è sicuramente più pericoloso del ping pong, questo non lo posso. Sicuramente che anche le ragazze possono fare Le ragazze poi motociclismo, da questo punto di perché vista hanno. le famiglie Sì. tendono a mandarle a giocare a pallavolo, a danza, anzi adesso stanno anche iniziando a mandarle a giocare a calcio. Però ecco, anche bisogna ampliare quella che è la possibilità la scelta che hanno i ragazzi e le ragazze. Le ragazze sono potenzialmente il mercato con più crescita. Simone è un grande sostenitore dell'attività femminile. Ma in merito a questo, un esempio molto eclatante è stata l'ultima gara a Imola, quando Joy e Natalia hanno dato uno spettacolo incredibile. Joy sono fortissime. Abbiamo 3 ragazze nei talenti azzurri della velocità e non sono lì perché sono ragazze, quindi in quota rosa, sono lì perché se lo meritano dal punto di vista tecnico. E questo è, penso, un segnale importante del lavoro che è stato fatto, e spero che sia da stimolo anche per chi arriverà in futuro, perché oggi avere 3 ragazze di quel livello che per noi vuol dire un obiettivo molto importante, e penso che ci sia una crescita esponenziale altissima, perché sai, in conto sei già a 90 arrivare a 100, da 10 arrivare a 100 invece ci si può arrivare molto più velocemente nel femminile che nel maschile. Per collegarmi alla battaglia che dicevi tu di Imola, sicuramente è stata una bellissima gara, e lì c'è stata la dimostrazione che ci sono tantissime ragazze che sono molto talentuose. Infatti Natalia, che ha vinto l'europeo, quest'anno farà il mondiale, e Joy, che è arrivata seconda nell'europeo, ha partecipato agli Intercontinental Games con la squadra europea selezionata tra altre, ed è stata la migliore pilota femmina nella 300. Che è un orgoglio per il vostro campionato, cioè per far dimostrare che anche le donne hanno una potenza con i motori non indifferente. Ecco. No, assolutamente, loro sono un esempio, come lo sono anche Lulu e Betty, le altre ragazze che stanno nei talenti azzurri, per cui noi crediamo che ci sia ancora tanto potenziale da tirar fuori. Ti chiedo, la federazione quali piani ha perché come avete detto entrambi, è molto difficile far capire soprattutto alle famiglie, prima ancora delle pilote, che non è un mondo così assurdo per una ragazza correre con una moto, di qualsiasi categoria essa sia. La federazione ha pensato a qualcosa per aiutare le ragazze a entrare in questo mondo, sostenerle? C'è qualche movimento? Sicuramente con la commissione femminile noi siamo a disposizione per supportare in qualsiasi ambito. Poi c'è da dire che comunque tutto sta nell'indirizzarli, forse quando sono bambini, ma da noi ad esempio possono iniziare come primo approccio ad esempio con i corsi Obisport, dove ci sono bambini e bambine che lo possono fare indistintamente, ma anche quando iniziano la pratica agonistica assolutamente possono correre tutti insieme con buoni risultati. Anzi, forse devo dire la verità, le ragazze, smentiscimi se dico una cosa non corretta, le bambine a parità di età sono quasi più performanti dei bambini. Cosa ne pensi? Hanno dei grandi risultati quando sono... Finché il fisico non fa la differenza, non c'è un gap così incolmabile, anzi. Poi dopo dopo c'è la parte fisica che a un certo punto c'ha uno sviluppo diverso. Ma prendiamo l'esempio della Ponziani, quando correva Melini era... Però ripeto, rispetto a tante altre discipline, noi a un certo punto c'è anche il mezzo tecnico, per cui la parte fisica è importante, ma non come nel basket o nell'atletica, no? Certo. Ok. E tant'è che la Letizia Marchetti ha più volte vinto campionati anche misti, e il nostro progetto è che un giorno non ci sia più un campionato femminile, anzi noi dobbiamo puntare a quello, però bisogna fare le cose per gradi, per cui adesso una ragazza che si avvicina deve sentirsi protetta, cioè di stare in un ambiente adatto alle sue capacità. Poi tendenzialmente cercheremo di rendere la cosa sempre più open, però ci vuole
ci vuole un po' di tempo. Sì, ci deve essere una crescita graduale, Sì. perché tutto troppo L'obiettivo è quello. non aiuterebbe certamente. Collegandomi a questo, so che nel 2025 ci saranno delle nuove scuole motociclistiche dedicate ai bambini e alle donne. Questo diciamo per rendere lo sport un po' più alla portata di tutti, giusto? Sì, è quello che ti dicevo prima, noi dobbiamo essere sul territorio, Coprire tutte le parti. dobbiamo essere vicini e poi far capire alle famiglie che c'è un percorso in sicurezza, c'è un percorso con dei tecnici federali certificati che hanno delle qualità e soprattutto che noi abbiamo la fortuna di fare la nostra attività, e lo posso dire perché per la federazione ho incarichi internazionali così come c'è l'Antonella, le strutture che abbiamo in Italia non ci sono in nessuna parte del mondo, questo lo possiamo dire con orgoglio e con certificazione, per cui le famiglie possono tranquillamente portarli, trovano competenza, trovano qualità, trovano esperienza e trovano divertimento, perché la difficoltà qual è? È mettere i ragazzi sulla moto. Io non ho mai visto scendere un bambino dalla moto che non era contento. Questo è, una volta che ce l'hai messo, è come quando vai a comprarti un vestito, una volta che te lo sei provato, il commesso dice l'80% del lavoro l'ho fatto, no? Sì, esatto. Ok, perché sennò non te lo provi. Va bene? Verissimo. La stessa cosa con la moto, se tu metti un bambino su una moto, a meno che non ha un impatto proprio, ma 1 su Traumatico, 100, ma devo dirti 1 su 100, scendono tutti con un sorriso così. La domanda è, e adesso come si fa? Ecco, noi dobbiamo essere bravi a rispondere a questa domanda qua. Adesso cosa faccio? Dove lo porto? Dove posso andare? Noi siamo stati manchevoli da questo punto di vista, perché il mercato era talmente florido che non c'era necessità di un ricambio, si alimentava da solo. Adesso che comincia, perché colpevolmente noi per primi non abbiamo lavorato, ok? Adesso fai fatica, però devi ricominciare da quello, se non inizi da lì, Sì, poi anche tanto Abbiamo anche dei grandi concorrenti adesso, perché dappertutto, i ragazzi si sono interessati di più ai telefoni, ai Sì, videogiochi, alle serie TV, cioè c'è un'offerta che ci fa una concorrenza spietata. Questa domanda, questo argomento è molto interessante perché l'ho trattato tutto il giorno con tutte le vostre piloti e pilote, e la conclusione che abbiamo tratto tutti insieme è proprio il fatto che questa, diciamo, la tecnologia e la mancanza di passione che non è più accentuata come era un tempo, più magari, come ha detto Folgori, una carenza nel essere presenti al momento di quindi adesso come ci muoviamo, ha fatto sì che questa cosa perdesse molto valore, appunto rispetto a tanti anni fa. Effettivamente la passione per il motorsport è andata molto a scemarsi, ma la si vede anche nei circuiti tranquillamente. c'è un appiattimento delle emozioni un po' generale. Adesso Sì. faccio un discorso un po' più No, filosofico, è filosofico, è Però molto tu, generalizzato. ecco, noi siamo cresciuti con il poster, no? Immaginavi i posti lontani, adesso puoi andare col telefono ovunque e ti Certo. manca forse anche la curiosità di uscire, no? Allo stesso modo per provare certi tipi di emozioni. Ecco, noi dobbiamo essere, la moto è emozione, se tu sei bravo a rimettere le persone in moto l'hai già conquistato, noi dobbiamo lavorare su questo. Allora, parlando del Dunlop CIV, ci saranno delle nuove categorie, mi Sì. hanno detto, scusa, sport bike e production bike. Sì. Che prospettive ci sono? Antonella le sa tutto. Cosa? Le nuove prospettive delle categorie. Mi vuoi un'intervista a me? non voglio rubarti la scena in questo Brava, hai visto argomento. che brava che è? Hai visto che brava? No, infatti perché sono due categorie nuove, per cui giustamente anche Antonella dice ma spiegami bene, perché sono due... Ma io so solo che c'è qualche ragazza che ci corre. Esatto, Rimango è come generica tu, così. no, Però no, ti lascio no. parlare, è materia No, tua. il CIV è come quelli che sono un po' più piccoli, deve sgomitare un po' di più, non è un mondiale e quindi deve provare sempre a guardare avanti, non a subire il mercato ma a provare ad anticipare. Alla crescita. ad Però anticiparlo. comunque ci sono tanti piloti e pilote che escono dal CIV e finiscono al mondiale, Quello quindi non c'è dubbio. Però, prendiamocelo qualche merito. C'è una prospettiva allora. sì, però dobbiamo, parallelamente a questo che è consolidato, e dobbiamo provare a fare sempre qualcosa di più e di nuovo. E quindi abbiamo anticipato qualcosa che succederà nel mondiale del 2026 con una nuova categoria che si chiama la Sport Bike, che sta andando, oggi apriamo le iscrizioni, ma sembra che ci sia molto interesse e che va a incrociare quello che è un po' il nuovo mercato, cioè
fino a qualche anno fa le moto di grande cilindrata erano le moto che indirizzavano il mercato, ora il mercato sta andando verso moto di più piccola cilindrata, più semplici, e quindi noi andiamo a incrociare questo tipo di necessità. Dall'altra parte nella categoria Superbike invece riportiamo quello che era un po' un concetto delle moto stock, diciamo, e quindi con una moto di serie, perché oggi abbiamo delle moto di serie che hanno prestazioni veramente di altissimo livello, e quindi introdurremo questa nuova categoria che sta anche qui avendo molto successo, perché con poca resa, cioè poca spesa, massima resa, diciamo così, e quindi l'utenza si sta avvicinando molto. Questo è un esempio di riavvicinare un po' Assolutamente. gli appassionati al mondo del motorsport. Folgori, Simone e Marta Metti, Antonella, io vi ringrazio tantissimo. Come a scuola ci chiamano per cognome. Sì. Rispetto. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a te. Ci vediamo in circuito. Va bene, Grazie. grazie a voi. Ciao. Ciao. Questo è Racing Force, accendi il motore,